Sei in Italia e hai voglia di andare a mangiare in un buon ristorante, allora guarda questo video perché ti insegnerò alcune frasi molto utili da usare in un ristorante in Italia. Ciao a tutti, io sono Stefano e sono un insegnante di italiano per stranieri. Oggi voglio insegnarti alcune frasi molto utili da usare in un ristorante in Italia, così che quando andrai in un ristorante non avrai problemi a interagire con le persone che lavorano lì. Prima di iniziare però voglio dirti che se l'italiano è la tua passione e vuoi imparare tante nuove cose, puoi dare un'occhiata ai miei corsi B-Italiano e Italiano Vero. B-Italiano è un corso per principianti in inglese, invece Italiano Vero è un corso per studenti intermedi. Puoi dare un'occhiata ai miei corsi cliccando sul link qui sotto in descrizione. Benissimo, adesso iniziamo subito con le frasi di oggi. Divideremo questo video in 3 parti: le frasi da usare appena arrivati al ristorante, le frasi da usare al tavolo e le frasi da usare alla fine del pranzo o della cena. Quindi iniziamo con la prima parte. Siamo appena arrivati al ristorante. Quando arriviamo al ristorante, il cameriere potrebbe chiederci se abbiamo una prenotazione, cioè se abbiamo chiamato e prenotato un tavolo. Quindi possiamo rispondere in modo diverso in base al fatto se abbiamo la prenotazione oppure no. Se abbiamo la prenotazione possiamo dire: sì, ho prenotato un tavolo per 2 a nome Stefano. Sì, ho prenotato un tavolo per 2 a nome Stefano. Quindi a nome più il tuo nome significa il nome che hai dato durante la chiamata quando hai prenotato. Se non abbiamo prenotato possiamo dire: no, non ho prenotato. C'è posto per 2? No, non ho prenotato. C'è posto per 2? Cosa significa c'è posto? Beh, c'è posto significa semplicemente se c'è uno spazio, quindi un tavolo per 2 persone. Questa espressione è molto comune in italiano: c'è posto per 2, c'è posto per 3, per 10, per indicare, per chiedere se c'è lo spazio per quelle persone o anche per le cose eventualmente. Quindi se hai prenotato o se non hai prenotato ma c'è posto, il cameriere ti farà accomodare al tuo tavolo e potrai finalmente iniziare a mangiare. Quindi passiamo alla seconda parte di questo video, al tavolo. Adesso siamo seduti al tavolo e probabilmente la prima cosa che chiederà il cameriere è se vogliamo l'acqua naturale o frizzante, cioè con le bollicine. Io preferisco l'acqua frizzante. E dopo ti porterà il menù, così finalmente puoi iniziare a scegliere che cosa vuoi mangiare. Quando sei pronto per ordinare o vuoi fare alcune domande sul menù, puoi usare queste frasi. Per ordinare io ti consiglio 3 alternative: vorrei, io prendo e per me, più ovviamente il cibo che vuoi mangiare. Quindi non so, vorrei una cotoletta, io prendo le lasagne, per me una pizza margherita. Se però non siamo sicuri e vogliamo chiedere un consiglio al cameriere, possiamo dire: cosa mi consiglia come primo? Cosa mi consiglia come primo? Cioè primo piatto, quindi un piatto di pasta per esempio. Se vogliamo però possiamo anche chiedere delle informazioni sul menù. Per esempio vediamo la caponata, che è un piatto buonissimo siciliano a base di verdure. Però noi vogliamo chiedere quali verdure ci sono nella caponata. Allora possiamo dire: quali verdure ci sono nella caponata? Quali verdure ci sono nella caponata? Oppure, se non ci piace molto il piccante, possiamo chiedere: questo piatto è piccante? Questo piatto è piccante? Oppure, se sul menù vediamo piatto del giorno, possiamo chiedere: qual è il piatto del giorno? Qual è il piatto del giorno?
Benissimo, adesso però volevo fare un'altra precisazione. Se per esempio ordini la carne, il cameriere potrebbe chiederti come vuoi che sia la cottura della carne. In italiano possiamo descrivere i tipi di cottura della carne in 3 modi. Abbiamo al sangue, cioè poco cotta e molto rossa dentro, media e per finire ben cotta, ben cotta. Fantastico. E adesso ricorda anche che se hai delle esigenze particolari da questo punto di vista, è sempre importante comunicarle al cameriere prima di ordinare. Per esempio, puoi dire sono vegetariano o sono vegetariana, o anche sono vegano o sono vegana. Potresti anche chiedere c'è della carne in questo piatto? C'è della carne in questo piatto? Se vuoi essere sicuro che il piatto è vegetariano. Oppure ci sono dei formaggi in questo piatto? Ci sono dei formaggi in questo piatto? O puoi semplicemente chiedere questo piatto è vegetariano o questo piatto è vegano? Ora, generalmente quello che succede nei ristoranti più moderni è che vicino ai piatti vedrai dei simboli che indicano se il piatto è vegetariano, se il piatto è vegano, se il piatto è piccante, però nei ristoranti più tradizionali forse è più difficile trovare questi simboli sul menù, quindi è comunque importante conoscere queste frasi. Ricorda anche di segnalare eventuali allergie e quindi puoi dire sono allergico o sono allergica a più la cosa a cui sei allergico. Per esempio, sono allergico alle noci o sono allergico alle uova. Però nella maggior parte dei casi sui menù in Italia vicino a ogni piatto troverai dei numeri. Questi numeri corrispondono agli allergeni, quindi i cibi che più normalmente causano allergie. Quindi trovi il numerino, per esempio 1, 3, poi all'inizio o alla fine del menù trovi 1 uova, 3 noci, così puoi capire quali sono gli allergeni che si trovano in quel piatto. Se però al tavolo hai bisogno di altre cose come altro pane, altro vino oppure una posata, puoi usare queste frasi. Ci può portare altro pane? Ci può portare altro pane? Oppure può portarci altri 2 calici di vino? Può portarci altri 2 calici di vino? Ricorda che la parola calice si riferisce a un bicchiere specifico per il vino. Quindi un bicchiere speciale che si usa per il vino si chiama calice. Quindi al ristorante e al bar possiamo chiedere un calice di vino, cioè un bicchiere di vino in pratica. Per finire, se la tua forchetta dal tavolo finisce sul pavimento, questo significa che hai fatto cadere la forchetta, puoi chiederne un'altra e dire ho fatto cadere la forchetta. Me ne può portare un'altra per favore? Ho fatto cadere la forchetta. Me ne può portare un'altra per favore? Fantastico! E adesso siamo arrivati alla fine del nostro pranzo o della nostra cena. Ora è il momento di chiedere un dolce, un caffè, un amaro e il conto. Vediamo alcune frasi utili. La prima è scusi, può portare la lista dei dolci? Lista è un'altra parola semplicemente per dire menù. Quindi, scusi, può portare la lista dei dolci? Oppure puoi chiedere semplicemente cosa avete di dolci? Cosa avete di dolci? O ancora, può portarci un caffè e un amaro? Può portarci un caffè e un amaro? E per finire chiediamo il conto, cioè lo scontrino che ci dice quanti soldi dobbiamo pagare. Scusi, ci può portare il conto? Scusi, ci può portare il conto? Potresti anche chiedere se è necessario pagare al tavolo o alla cassa, quindi all'entrata del ristorante. Quindi potresti dire paghiamo qui o alla cassa? Paghiamo qui o alla cassa? Alla cassa puoi dire pago con carta, se decidi di pagare con una carta di credito,
o pago in contanti se decidi di usare le banconote di carta. Fantastico, adesso sei pronto ad andare in un ristorante italiano, non avrai più problemi. Se questo video ti ha aiutato a imparare nuove frasi utili per il tuo prossimo viaggio in Italia, non dimenticare di lasciare un bel mi piace, questo mi aiuta tantissimo. Mi aiuta anche a far crescere il canale e far guardare i miei video a tante nuove persone in giro per il mondo. E non dimenticare anche di iscriverti al canale e attivare la campanellina, così non perderai i miei video futuri. Noi, come sempre, ci vediamo nella prossima lezione. Un abbraccio dall'Italia. Ciao!